Capita sempre più spesso che scorrendo i social, soprattutto ultimamente, vediamo contenuti legati alla pesca sportiva che lasciano davvero l'amaro in bocca. Diciamo che oltre ad essere comportamenti che possiamo definire poco eleganti, ma assistiamo a delle vere e proprie pratiche illecite mostrate pubblicamente e spesso, aggiungo, anche con orgoglio, come se fossero delle imprese da celebrare. Diciamo che succede su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ecco, tanti canali social sono pieni di video e di foto o magari delle dirette in cui vengono mostrati dei comportamenti che poco e niente hanno a che fare con la pesca sportiva sana, responsabile, rispettosa delle regole, potrei anche aggiungere, dove vediamo invece pesci sotto misura, quantità eccessive di catture, magari trattenute senza alcun criterio, ma molto spesso, soprattutto ultimamente, stiamo assistendo anche alla visione di tecniche vietate o discutibili e addirittura vendita del pescato, perfino ecco, pratiche come la pesca con il drone per esempio, o tanti atteggiamenti presentati come se fossero la normalità. Il problema principale non è che certe cose accadono, il problema più interessante da comprendere meglio è che alcuni atteggiamenti vengono mostrati come se fosse la normalità e spesso vengono anche pubblicate o ostentate e spesso difese online. In alcuni video, per esempio, soprattutto su TikTok, si vedono persone che mostrano catture ottenute con metodi non consentiti o comunque lontani da quello che è un po' il nostro spirito, no? Di vivere la pesca sportiva, cercando invece approvazione, visualizzazioni e commenti. L'illegalità diventa quindi spettacolo, l'illecito diventa un contenuto e il mare diventa un mezzo per fare numeri. Ci sono poi delle situazioni ancora più gravi, personaggi che sfoggiano le proprie catture direttamente in pescheria, quasi vantandosi della vendita del pescato. In pratica non capiscono che si stanno autodenunciando pubblicamente, mostrando un passaggio che, se privo di autorizzazioni, documentazione, tracciabilità, non dovrebbe mai esistere. La pesca sportiva non è pesca professionale, il pescatore sportivo non può assolutamente trasformare le sue catture in merce da banco. E qui la responsabilità non è solo a carico di chi mostra alcuni contenuti ovviamente sbagliati, ma è anche diciamo riguarda anche chi quel pesce magari lo compra. Una pescheria che acquista pesce non tracciato alimenta un sistema sbagliato e danneggia soprattutto chi lavora legalmente, mette in difficoltà i pescatori professionisti onesti e crea un problema anche per i consumatori. Dobbiamo sapere che il pesce destinato alla vendita deve avere una provenienza chiara, documenti, deve superare dei controlli e soprattutto deve avere tracciabilità. Non può arrivare dal bagagliaio di qualcuno o da una cassa mostrata in anteprima sui social. Questo è un aspetto molto importante che dobbiamo considerare, è un punto fondamentale. Quando il pescato sportivo diventa commercio irregolare, non siamo più davanti a una semplice bravata, ma siamo davanti a un comportamento che danneggia il mare, danneggia l'immagine della pesca sportiva, inoltre l'economia legale e danneggia anche chi vende il pescato e quindi fa perdere fiducia e credibilità a chi lavora onestamente in questo settore.
Ancora un altro appunto, vorrei farlo in merito ad alcuni gruppi social che invece consentono la pubblicazione di alcuni post per il semplice motivo perché certi contenuti generano interazioni, anche dove i regolamenti vietano la pubblicazione di illeciti o comportamenti contrari all'etica della pesca. Alcuni post però restano online per il semplice motivo perché fanno discutere, fanno commentare, fanno molto spesso litigare, creano un hype e quindi portano visibilità. In pratica, più un contenuto è sbagliato, più diventa utile all'algoritmo. E quando qualcuno, poi succede spesso che prova a far notare che magari quel comportamento è sbagliato, è illecito, pericoloso o molto spesso è semplicemente diseducativo, spesso viene anche attaccato, viene accusato di essere magari invidioso, moralista, esagerato, come se rispettare le regole oggigiorno fosse diventato un difetto. Così è nella pesca, ma così succede anche in altri contesti, con altre tematiche, soprattutto sui social, lo vediamo quasi con una certa quotidianità, come se difendere il mare, le norme e soprattutto il futuro fosse qualcosa di cui vergognarsi. In definitiva, cari amici di Planet Spin, alcune volte ecco, penso che siamo davvero alla frutta, perché questo modo di agire ecco, non danneggia solo chi lo compie, ma danneggia fondamentalmente tutti noi. Ogni video sbagliato, ogni cattura venduta, ogni pesce non tracciato, ogni tecnica illecita, mostrata come se fosse una trovata geniale, contribuisce a costruire un'immagine pessima della pesca sportiva. Poi non possiamo più stupirci se arrivano divieti, restrizioni, controlli più severi, magari anche leggi scritte male, ne sappiamo qualcosa con l'ultimo regolamento europeo. E quindi ecco, tante cose sono fatte in fretta e furia, nate sull'onda magari dell'indignazione pubblica. Quando una categoria non riesce a isolare chi sbaglia, finisce per essere giudicata tutta allo stesso modo e questo è un male per tutti noi pescatori sportivi. Una delle cose peggiori è che noi ecco, dobbiamo prestare, secondo me, maggiormente attenzione è al messaggio che noi diamo soprattutto alle future generazioni di pescatori e soprattutto ai più piccoli, ai ragazzi che oggi si avvicinano alla pesca e che imparano moltissimo da quello che vedono online. Se sui social passa il messaggio che tutto è permesso, che le regole si possono aggirare, che il pesce si vende di nascosto, che le tecniche vietate in effetti sono magari una furbizia per chi è più scaltro, allora stiamo educando i nuovi pescatori, secondo me, nel modo peggiore. E invece dovrebbe essere il contrario, chi arriva dopo di noi dovrebbe avere ancora più cura del mare, non di meno, dovrebbe imparare a riconoscere il valore di una cattura, ma anche e soprattutto il valore di un rilascio. Dovrebbe capire che rispettare una misura minima o un periodo di divieto o una quota o una norma non è una limitazione inutile, ma si tratta di rispettare un gesto di responsabilità soprattutto verso il futuro della pesca sportiva. In questo caso, ecco, non mi sento di fare il giudice o magari di puntare il dito contro chi sbaglia, magari in buona fede, perché in tante occasioni non si conoscono bene le norme. Tutti possiamo commettere errori, questo è poco ma sicuro, ma un conto è sbagliare e imparare, un altro conto invece è mostrare l'illecito con arroganza, difenderlo o addirittura monetizzarlo e trasformarlo in un contenuto social. A questo punto, cari amici, secondo me serve un cambio di mentalità, serve più responsabilità da parte dei pescatori, ma anche da parte di chi gestisce i gruppi, le pagine, i canali social, la visibilità
non può valere più della legalità. Un video illecito non dovrebbe diventare virale, anzi dovrebbe essere rimosso. Allo stesso tempo, ecco, anche un post che mostra pratiche vietate non dovrebbe essere premiato dall'hype, ma dovrebbe essere segnalato. In conclusione, serve più responsabilità anche da parte delle attività commerciali. Di chi vende il pesce deve pretendere magari tracciabilità e legalità. Acquistare prodotto non documentato significa diventare parte del problema e alimentare anche un sistema che penalizza chi le regole le rispetta, mettendo a rischio invece l'intero settore. Difendere la pesca sportiva, in conclusione, significa anche prendere una posizione, secondo me, vuol dire chiaramente che certe pratiche non ci rappresentano, vuol dire che noi dobbiamo anche spiegare, educare, correggere e quando serve denunciare una cultura sbagliata che sta facendo danni enormi al tutto il sistema. Secondo me, cari amici, il mare non è infinito, non è una risorsa che possiamo sfruttare e non si esaurisce, anzi, tutto sommato già lo vediamo giorno per giorno, sia per quanto riguarda le catture e sia per quanto riguarda l'accessibilità in alcuni spot, in alcuni posti. La libertà di pescare, ecco, non può sopravvivere se viene confusa con l'abuso. Ogni volta che normalizziamo un illecito, ogni volta che mettiamo un like a un contenuto sbagliato, faccio un esempio, o che restiamo in silenzio davanti a certe immagini, stiamo contribuendo anche noi al problema. Se vogliamo che la pesca sportiva abbia un futuro e un futuro lungo, dobbiamo soprattutto iniziare da noi stessi, dai nostri comportamenti, dalle nostre foto, i video e dai commenti che scegliamo di condividere, perché il vero pescatore, ecco, non si misura nella quantità di pesce che mostra sui social, ma secondo me si misura dal rispetto che porta al mare, soprattutto quando nessuno lo vede.